Ciao amici di Beppe Grillo, sono Leonardo Rubini e sono qui per parlarvi della mia esperienza relativamente a una malattia cronica intestinale che si chiama rettocolite ulcerosa. Questo è il mio certificato che insomma un po' di tempo fa mi hanno fatto sull'invalidità civile relativa a questa malattia del 60%. Oggi ho intrapreso una strada che mi ha portato a togliere tutti i sintomi relativi a questa malattia e sono riuscito a togliere anche tutti i farmaci che usavo per non curarmi, perché usare la parola curare è un po' eccessivo, perché questi farmaci in realtà, come il cortisone, la mesalazina, gli immunosoppressori, che purtroppo non è che curano questa malattia, ma vanno a lavorare sui sintomi, quindi fanno in modo che i sintomi siano sotto controllo e che non si arrivi poi a delle situazioni di urgenza che possono portare anche ad operazioni chirurgiche. Dopo una serie di ricerche che ho fatto, un paio di anni fa mi è capitato un post sul sito di Grillo che parlava di un ragazzo, Matteo Dall'Orso, che aveva intrapreso un percorso alternativo per la sclerosi multipla e mi sono interessato a questo suo percorso perché parlava di chelazione dei metalli pesanti e mi sembrava legata al mio problema. Mi misi in contatto con il suo medico di Bologna, il quale in realtà poi mi aprì la strada che è stata poi veramente risolutiva, consigliandomi la lettura di un libro di Barry Sears, che è la zona, all'epoca il libro era La zona omega 3 RX. Questo libro parla di alimentazione e di integrazione con alte dosi di omega 3, un tipo particolare di omega 3 che deve essere purificato e concentrato, quindi non qualsiasi omega 3 che si trova sostanzialmente nei supermercati o in alcuni altri negozi. Ho capito di che cosa si trattava e ho sentito che poteva essere perfetta per la mia situazione e ripeto, non solo per la mia situazione, perché si tratta attraverso l'alimentazione di bilanciare quello che è il comportamento ormonale. Quando mangiamo facciamo reagire i nostri ormoni immettendo carboidrati e proteine, stimoliamo insulina e glucagone e bisogna fare in modo che siano sempre in equilibrio durante l'arco della nostra giornata. E non è solamente poi un discorso di equilibrio ormonale, ma anche ovviamente di quali alimenti mettiamo nel corpo. Noi siamo ciò che mangiamo. Noi dobbiamo immaginare che non possiamo viaggiare con qualunque tipo di benzina, perché se in una macchina di Formula 1 mettiamo la benzina sbagliata, questa macchina o non cammina oppure si blocca. Quindi è importante che noi mettiamo la benzina che è fatta per noi. Per cui nel momento in cui noi capiamo questo meccanismo, noi mettiamo nel corpo quello che ci serve e quello che lo fa funzionare nel modo corretto. Da quel momento in poi si scatenano una serie di reazioni positive, è come un tappo di una bottiglia che si stappa. Improvvisamente ci troviamo, come è capitato a me, come capita a tutte le persone che hanno iniziato questo tipo di alimentazione, ci troviamo ad avere energie impensabili che prima non immaginavamo neanche di avere e tutte le nostre attività quotidiane assumono tutto l'altro aspetto, sia psicologicamente che fisicamente. La nostra pelle, il nostro sguardo, tutto prende un'altra luminosità, semplicemente perché stiamo facendo funzionare il corpo nel modo corretto. Per cui quello che io posso consigliare è dare un'occhiata al mio blog, che è www.leonardorubini.org. È un punto di riferimento per coloro che si trovano in una situazione come la mia, cioè quella di malattie croniche intestinali come la rettocolite ulcerosa. In più vorrebbe essere un punto di riferimento per fare informazione sull'alimentazione. Relativamente all'alimentazione è importante sapere che purtroppo esistono molti luoghi comuni che sono avvalorati diciamo, dalla cultura recente, che è sostenuta molto dal commercio, per cui noi siamo cresciuti con dei punti di riferimento, sono proprio quelli che creano dei problemi. Il pane, la pasta, il riso, la pizza, l'orzo, i latticini, formaggio, latte, yogurt, derivati, eccetera. Anche i legumi danno dei problemi, limitando molto questi alimenti e bilanciandoli. Io non solo sono riuscito a risolvere il mio problema, a togliere tutti i farmaci e a rinascere, cosa che fino a 2 anni fa io non pensavo che sarei riuscito a poter condurre una vita normale, che andare in palestra, uscire
con gli amici, potrò andare a vedere un concerto. Questa era sostanzialmente la mia vita prima. Questo non riguarda solo me perché ci sono persone che hanno visto risolvere problemi di ipertensione, di diabete di tipo 2 chiaramente, problemi alla tiroide, quindi i classici valori sfalsati alla tiroide. Quindi se voi vi guardate un attimo intorno e guardate quello che sta succedendo negli ultimi 10-20 anni e guardate anche le statistiche dall'Istat, che nel 2007 era circa il 38% il numero dei malati in Italia con una o più malattie croniche. Quante persone prendono almeno una pasticca, almeno un medicinale quasi tutti i giorni, se non tutti i giorni, perché hanno un disturbo, hanno una malattia cronica e devono devono prendere le statine per risolvere dei problemi, hanno dei problemi di diabete, il colesterolo alto. Allora ci sarà forse, dico io, qualcosa che non sta funzionando. Ci sarà qualcuno che non dice tutto, che non dice come stanno veramente le cose. Ecco, io sono qui per dire, per mia esperienza diretta, perché semplicemente mettendo a posto l'alimentazione si mettono a posto molti aspetti della propria salute, se non tutti. È chiaro che dipende dal grado di patologia, dalla storia personale, bisogna anche avere la pazienza di seguire un percorso e capire che se noi per 10, 20, 30, 50 anni abbiamo mangiato in un certo modo, non possiamo pretendere che in una settimana cambia tutto. Io posso testimoniare che già nell'arco del primo mese si sente fisicamente cambiare qualcosa e ci si sente come in un altro corpo. Per cui posso solamente invitarvi a dubitare, fate le vostre ricerche, venite a dare un'occhiata, se avete voglia, sul mio blog, cercate il confronto, cercate soprattutto delle risposte e vi invito a provare per un mese, perché credo che più o meno le abbiamo provate un po' tutti, tutte. Sappiamo che cosa significa spendere dei soldi per provare ad andare da quel medico, provare a fare quella terapia, e una volta è l'agopuntura, e una volta è lo psicologo, perché spesso ci dicono che abbiamo dei problemi psicologici e per quello che stiamo male. E no, se io sto male forse non sto bene neanche psicologicamente, bisogna provare anche ad invertire questo punto di vista una volta tanto, perché spesso i medici quando non sanno dare una risposta ti dicono lei deve stare calmo, lei è nervoso, lei deve rivedere un attimo il suo carattere. Ho capito, ma mettiti tu al posto mio, stai tu male, vai in bagno 5, 6, 10 volte al giorno, facendo anche sangue, perdendo chili e vedendo che la tua vita diventa sempre più buia e il tunnel diventa sempre più stretto. Poi voglio vedere se anche tu non sarai magari un pochino nervoso, un pochino teso. E le risposte giuste si trovano approfondendo gli argomenti, guardandoli con obiettività e vedendo i risultati, i fatti. I fatti sono la cosa più importante e io i fatti li ho visti.